Ciao amici, buonadì a tutti. Oggi mi preparo una linguina con queste acciughe. Guardate un po', me le sono già sfilettate, lavate, pulite, perfette. Sono enormi, sono delle bistecche. Guardate un po' che belle. Me le preparo con un po' di pomodoro tagliato, qualche zucchina fatta a rondelline, della cipolla rossa, fiori di zucca, immancabile basilico che ci sta benissimo e poi un po' di fetta greca sbriciolata. Vi consiglio di seguire la ricetta e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io intanto mi dirigo ai fornelli e poi ci vediamo più tardi per l'assaggio. Intanto in una padella capiente faccio un bel fondo di olio extravergine d'oliva. Consiglio sempre di usare olio buono perché le ricette vengono bene se si usano ingredienti buoni. Poi metto le zucchine tagliate a rondelline, sono delle zucchine piccoline novelle, e pian piano le rosolo facendole dorare in modo da prendere un po' di saporino. Un pizzico di sale e continuo pian piano la rosolatura girandole di tanto in tanto. Vedete come si dorano pian piano. Una volta arrivata alla doratura desiderata, per dare appunto quello sprint, le levo, le scolo, le metto in un piatto e le lascio da parte. Ecco qua. Adesso, una volta messe da parte le zucchine che mi serviranno poi dopo, nella stessa padella a fuoco spento metto i pomodorini dalla parte del taglio, quindi un'operazione un po' paziente, e così tendono un po' ad abbrustolirsi, ad arrostirsi e quindi anche questi a prendere un bel sapore. Vedete? Fuoco spento e tutti i pomodorini sono messi dalla parte del taglio. Adesso posso accendere e mettere la cipolla tagliata a rondelline. Anche questa poi alla fine la rosolo, quindi cerco lo spazietto per rosolarla. Deve appassirsi, quindi con tutto il pomodoro devono assumere quel grado di appassimento per avere un sugo un po' densino. Un pizzico di sale, se volete anche un pochettino di pepe, in questo caso non ce l'ho messo, ed ecco qua che adesso con una spatolina li stacco dal fondo e vedete che si sono leggermente abbrustoliti e quindi sono molto faticosi i pomodorini e saporiti. Adesso che ho disposto i pomodori, non faccio altro che a fuoco spento disporre le acciughe. Guardate che belle, questi filetti di acciuga sembrano delle bistecche come ho già detto prima, quindi molto belle. Il fuoco è spento in modo da non stracuocere l'acciuga, si cuocerà praticamente solo col calore, in più dopo, quando ci sarà la mantecatura della pasta, ancora di più tende a cuocersi, ma non deve asciugarsi troppo. Quindi considerato che la cottura di un filetto di acciuga è sul minuto, minuto e mezzo, potete capire che questa operazione va fatta tutta a fuoco spento. E adesso sopra delle bellissime foglie di basilico, in modo da lasciare tutti gli oli essenziali. Copro, quindi col caldo l'aromatizzazione viene uniforme. Guardate l'acciuga, praticamente è cotta, solamente col calore che aveva sprigionato appunto la padella. Vedete? Sollevo il filetto e questo è praticamente cotto. Una volta fatto questo, l'acqua bolle, ho messo l'acqua a bollire, butto le linguine e le faccio piegare, ma le porto a 3/4 di cottura perché poi non deve essere molto lunga la cottura in padella, considerato che le acciughe non devono asciugarsi. Quindi un fondino di acqua di cottura per far rinvenire il sugo e poi butto la pasta e termino la sua cottura all'interno. Come al solito una bella girata, una bella mantecata con olio extravergine d'oliva per creare l'emulsione e un mestolo di acqua di cottura, quindi olio e acqua per fare un po' di cremina. Butto all'interno le zucchine che avevo preparato, ecco qua un filo d'olio,
e una bella girata veloce per creare l'emulsione. E poi finisco con i fiori di zucca crudi, questo ovviamente a fuoco spento, tagliuzzati, e poi della fetta greca sbriciolata. È veramente una meraviglia, anche ricchissima di colori questa pasta. Guardate un po', e adesso mi preparo per l'assaggino. Un piattino per l'assaggino. Guardate che meraviglia. Io vi dico che sono stravanata. Adesso l'assaggio. Profumo da paura. Spettacolo. No, vabbè. Cosa vi posso dire? Mamma, è uno spettacolo. Troppo buona gusta. La fetta greca ci sta benissimo. Benissimo. Ci sta benissimo. Buon appetito, alla prossima ricetta.